Allora Giulio, la prima cosa che voglio fare è questa. Un'altra battuta. Ecco, allora, siccome le mie battute piacciono perché tanti follower Un vero comico. un vero comico, esatto, però questa diffusore si presta meno alla battuta, ma ce l'ho questa. Ce l'hai, vai. No, la farò a un la certo fai punto. a tempo debito. Allora, Atom, che cosa sono? Sono dei diffusori, però devo fare un'anticipazione. A me sono piaciuti da morire. Sì, ma allora sono dei diffusori della francese Atom, che io conosco per aver recensito qualche anno fa dei modelli bookshelf della serie superiore. Questi sono della serie di ingresso che si chiama Sirocco e in particolare questi sono le 2.24, esatto. perché sono effettivamente un modello del 2024 che è stato completamente ridisegnato rispetto al modello iniziale della Sirocco, che invece è a catalogo da tanti anni. Piccola azienda francese con un livello di tecnologia pazzesco. Proveremo a raccontarvele. Ho bisogno di un sirocco. Un sirocco per la tosse. Esatto. Va bene, a tra poco. Subscribe, campanella, lo dobbiamo dire? Sì? Sì, diciamo. Ok. Ciao, a tra poco, ciao. Allora Giulio, siccome tu sei tanto contento adesso perché ho fatto la battuta stupida, giusto? Sì. Quindi questo ha elevato il video, la Esatto. qualità del video. Adesso possiamo parlare di cose serie. Va bene. Ok? Due cenni su questa azienda che è in qualche maniera la figlia di un brillante tecnico francese che si chiama Thierry Comte. Thierry Comte, per chi non lo sapesse, e suppongo che siano parecchi che non lo sanno, è stato il responsabile tecnico di un'azienda molto importante che è Triangle. Esatto. Peraltro, dopo essere andato via da Triangle, ha collaborato con Waterfall, per chi se la ricorda era quell'azienda che faceva dei diffusori completamente trasparenti. Sì. E poi mi pare di ricordare circa nel 2007 o qualcosa del genere, o forse poco prima, ha fondato il marchio Atom con l'intenzione di realizzare intanto in proprio dei driver, degli altoparlanti, grazie alla enorme esperienza che aveva maturato precedentemente, altoparlanti che inizialmente sono stati proposti in kit, ed è interessante perché ancora oggi Atom a catalogo ha una serie di kit e quindi alcuni modelli li potete comprare sostanzialmente in scatola di montaggio, vengono forniti i driver, il crossover con i vari componenti da montare. Vi dovete fare solo il mobile. Vi dovete fare il mobile del quale viene dato il progetto esecutivo, quindi lo potete far fare e assemblare. Quindi. Sì, è una cosa diciamo un po' antica, un po' Anni desueta, 70, molto anni 80, 70, sì. però insomma me lo fa Potrebbe essere, stare sì. simpatico. E nello specifico il modello che noi stiamo provando, che si chiama Sirocco 2.24 è un modello che è stato introdotto diciamo da parecchio tempo nel catalogo, ma che ha subito una rivisitazione profonda. E se non ricordo male il modello è del 2007 e diciamo, è stato rivisto nel 2024, quindi insomma, ci sono quasi 25 anni di esperienza maturata in più che si sono riversati sui driver essenzialmente, perché poi le caratteristiche principali del mobile sono grosso modo rimaste quelle. Allora, serie Sirocco, che è la serie entry level del produttore, Certo. perché poi il produttore ha questa serie Sirocco con un modello che si chiama 1.24 che è uno stand mount, Sì. poi la 2.24 che è questa e poi la serie GT che è la serie più grande. Allora quello che volevo mettere della quale vi raccomando, se avrete mai possibilità di ascoltarle, quelle da stand. Ok. Strepitose. Quindi sono delle casse che costano poco sotto i 4.000 euro, 3.980, non sono grandi perché sono delle casse da pavimento piuttosto compatte. Sono alte 990 cm. E sono poi sì, piuttosto non molto piccoline. profonde, diciamo una ventina di centimetri di profondità, hanno il bus reflex inferiore e quindi dal punto di vista di quanto sono grandi sono facilmente inseribili all'interno di qualsiasi appartamento, mi viene da dire, rispetto alla concorrenza che fa delle casse mediamente più
più grandi che costano 4.000 euro. Queste sono casse che sono anche molto molto compatte, ma che ci sono piaciute da morire, tanto che, voglio dire Giulio, non è un caso che noi abbiamo ancora il Marantz Model 10. Sì, perché le abbiamo, cioè, ci siamo tenuti il Marantz in qualche maniera e lo abbiamo abbinato a questi diffusori, dando luogo a una prestazione terremoto, veramente fantastica, ma proprio emozionante, bella. Sì. Per farti dispetto, il tecnico francese Thierry Comte non ha previsto il B-Wiring. E quindi lui si è documentato, ha visto che a Giancarlo Valletta piaceva tanto il B-Wiring e ha detto non te lo faccio. È molto antipatico questo. Lo so, è così. Allora, quello che però ho molto apprezzato di questo produttore è la particolare tecnologia che utilizza per gli altoparlanti, che non è una cosa banale, perché tanti costruttori comprano altoparlanti e c'è chi dice che li modifica, c'è chi dice che li fanno in collaborazione. È una cosa completamente diversa progettarseli da solo e sperimentarlo. Thierry Comte è un personaggio molto interessante da questo punto di vista, perché ha fatto proprio questa filosofia dall'inizio, cioè Atom nasce basandosi sui driver che lui progetta e realizza. In questo, se vogliamo, abbastanza simile al nostro amico Lawrence Dickey di Vivid. Però un conto è progettare e realizzare dei driver sapendo che finiranno su un diffusore da 20, 30, 50, 100.000 euro. Un conto è farlo per un diffusore molto più accessibile dal costo molto più terreno. Io non conosco questo tizio, poi magari se c'è al prossimo Monaco potremmo pure andare a trovarlo. C'è e io mi sono fatto con lui una lunga chiacchierata, non l'anno scorso, quello prima. Ecco, perché ho la sensazione che a lui piaccia proprio progettare gli altoparlanti, perché il tweeter, che è un tweeter a cupola da 2 centimetri, che ha un rifasatore sulla gabbia che ha un'efficienza di 97 dB, quindi molto alta, con il caricamento a tromba che può essere attenuato, è estremamente lineare, non è una cosa così semplice da ottenere, devi perdere un sacco di tempo. Ci perde un sacco di tempo e un sacco di soldi. Comunque la sua filosofia è: cerco di realizzare dei driver il più lineari possibili, in modo tale da evitare che debba metterci mano sul crossover per aggiustarli. Anche perché mettere mano sul crossover vuol dire poi anche rendere il diffusore meno stabile come carico. Assolutamente. Tenete conto che questo signore, ad esempio, è un cultore particolarmente attento di dettagli quale la colla con cui viene attaccato il cono, la membrana, alla gomma arrivando quindi a definire, a entrare nel merito di dettagli che sembrano apparentemente insignificanti, ma però non è così, cioè in un driver tutto concorre alla prestazione. In ogni cosa, del resto presentiamo ai nostri followers il nostro nuovo computerone qui, che ci fa sentire la musica, dove discutevamo con Giulio di quanto il bilanciamento fra i vari core, perché questo ha 12 core, il bilanciamento dal punto di vista dell'elaborazione, del carico elaborativo, porta a dei risultati ascoltabili. Sonori ascoltabili. Esatto. Quindi, che ci crediate o no. Tornando al diffusore, sulla vaschetta posteriore, lo state vedendo adesso, c'è un selettore a 3 posizioni per regolare l'emissione del tweeter, quindi diciamo per adattarlo un po' alle caratteristiche dell'ambiente nel quale vengono posizionati. E dei gusti pure. E dei gusti. E la cosa che mi è molto piaciuta è, lo state vedendo, questa base distaccata dal corpo del mobile con degli elementi metallici che mantiene una distanza predefinita dal costruttore fra il tubo d'accordo inferiore e la base stessa. In questo modo non c'è l'interazione, spesso nociva, con
la parete posteriore, posteriore. e quindi in qualche maniera dal punto di vista del posizionamento non sono Vi dà una particolarmente. mano. Altre cose, direi la finitura, noi le abbiamo ricevute in versione bianca, ma C'è anche legno chiaro e legno e legno scuro. scuro, Ecco. esattamente. Design quanto mai sobrio, Estremamente assolutamente sobrio, carine sobrio. queste griglie del woofer Ah, sì, eccole che qui. entrano, Che non sono magnetiche ma entrano a pressione. a pressione. Il tweeter non ha nulla perché se vi avvicinate troppo vi punge con quello spillo, no? A parte gli scherzi. In realtà, lo stiamo vedendo adesso, c'è una ogiva rifasatrice e dietro c'è una piccola griglietta Esatto, perché l'ogiva è incollata alla griglia. alla griglia, quindi anche lì costruzione estremamente sofisticata. Bene, poi tante particolarità del nostro amico Thierry le vedremo nello sventramento. Una in particolare che fa riferimento non tanto ai driver quanto al mobile. Esattamente. Che è Allora, molto a tra interessante. poco. Ciao. Ciao, ciao. Mi vedi? Ti vedo. Ecco, perché faccio questa cosa stupida, Giulia? Forse perché sei stupido? No, anche però, se vieni qua vicino, cominciamo da un dettaglio molto interessante, che è la griglia dei woofer, che è fatta con una parte in metallo Sì. dove è finemente incollata questa parte invece in tessuto, Sì. facendo questa griglia veramente molto molto carina che si incastra sulla gomma, sul ring esterno del woofer, ok? Perfetto. Chissà quanti followers si lamenteranno del fatto che ci sono dei faston. Guarda, poi la cosa terribile sarà che magari sono dei faston cinesi. Cinesi e che la sezione del cavo non gli piace abbastanza. Però il cavo possiamo dire che è un cavo di sezione 1 mm quadrato e mezzo, 1,5. 1,5 fatto in rame OFC. Per Oh. cui si lamentassero poco perché insomma. Esatto. Allora, lo spessore è da 1.8, Bravissimo. mobile realizzato in MDF. Già che ci siamo, Sì. se tu togli la mano, sì, posso far vedere che sulle pareti interne c'è un tipo di assorbente acustico sì. che lo troviamo qui lateralmente, lo troviamo su tutto il perimetro interno del mobile, Sì. mentre invece l'altro tipo di assorbente Faccio acustico, vedere che è messo. sì, vediamo se si riesce a riprendere. Eccolo qua. È messo a strati. È come- messo a strati, lo state vedendo anche nel piccolo disegno che vi stiamo mostrando in Uno, questo momento. 2, Però è 3, una sorta 4, di 6 strati. lunga striscia Sì. che sale, scende, sale, scende, sale, scende all'interno del mobile. Esatto. Oh, allora possiamo passare agli altoparlanti. Passiamo alla agli ciccia. altoparlanti. Allora, facciamo vedere subito, Giulio, la cosa più interessante. Guarda qui. Si legge? 95.4? Eccolo qua, lo sto inquadrando. sì. Questo vuol dire che sono selezionati a mano, perché questa è scritta a mano, è una pecettina. A 0,25 dB. Esatto, quindi sono poi accoppiati fra di loro i tweeter a 0,25 dB. Quindi suppongo che se si brucia un tweeter bisognerà dirgli qual è l'attenuazione. L'attenuazione. Esatto. Un po' come le valvole. Un po' come le valvole. Allora, questa è la parte dissipante del tweeter, Sì. nonché la camera posteriore. Ok, Ok? Posso girare? certamente. Ok. Questo è in alluminio, Sì. in una pressofusione di alluminio. Ok? E quindi qui possiamo vedere il leggero caricamento a tromba, Sì. l'anello rifasatore, la griglia in metallo e sotto c'è la cupola da 2 centimetri. La cosa interessante è l'escursione, che è 0,25 mm, quindi è una grossa escursione per essere un Per essere un tweeter. tweeter, certo. Ok, questo è dotato di un doppio magnete Sì. in neodimio e ha tutta una serie di caratteristiche che lo rendono efficiente 95 dB, perché un tweeter da 95 dB non è poco efficiente. No. Tu volevi aggiungere qualcosa? Volevo aggiungere il fatto che il tweeter poi è collegato sulla rete di crossover a un selettore, Che poi lo vedremo quando esatto, vediamo che il fondamentalmente filtro. va a caricare delle resistenze in modo tale da poter attenuare questo tweeter di
mi pare 6 dB, fino tutto in 6 tutto dB. 6 dB con 3 passi, quindi Esatto. sarà 0, 3, 6 probabilmente. Esattamente, esatto. Questo lo posso riporre. Possiamo vediamo il woofer. appoggiare, Allora, vediamo il woofer. il woofer è la cosa che mi è piaciuta di più, prima di tutto per la presenza di una protuberanza. Protubera. Allora, la protuberanza serve per fare in modo che da accogliere la grossa escursione del componente, perché posso girare? Sì. Ecco qui la bobina mobile che vedete, ecco qua la grandissima escursione, veramente veramente notevole, con i fori di ventilazione che sono chiaramente visibili. Sì. E poi c'è questa parte dello spider che è estremamente interessante, Sì. giusto? Lo spider, che è caratterizzato da una tecnologia il cui nome io non ricordo, lo abbiamo Neanche letto io, 5 sì. minuti fa ma già ce lo siamo dimenticato, ma lo leggete in sovraimpressione, ha una sorta di sistema di differenziazione in modo tale che perimetralmente, quindi verso l'esterno e verso la parte più interna, abbia una differente cedevolezza. E infatti facciamo vedere come questa è più larga e man mano che si va verso il centro gli anelli sono più stretti. Esattamente, questa cosa, che quindi significa sostanzialmente che a differenti escursioni diminuisce o aumenta la resistenza che oppone lo spider, permette ad Atom di poter caricare con una maggior corrente il componente. Esattamente. E quindi, diciamo, da una parte consente di poterlo caricare di più, dall'altra questo sistema serve anche come sicurezza in qualche Esatto. maniera. Comunque regge 6 dB in più. Sì, ecco, 6 dB in più rispetto a che se non lo avesse. Esattamente. Poi c'è il sistema TICR. Vedi che me lo ricordo il TICR. Bravo, vedi, TICR. Ecco, il TICR. TICR. Che cos'è il TICR? Allora, il TICR è sostanzialmente questo, quando nei gruppi magnetici degli altoparlanti si usa mettere un anello o di alluminio o di rame. Normalmente di rame. Esatto, per ottimizzare, cerco di essere il più breve possibile, mi perdoneranno i più tecnici Chi che se ne insomma importa, si renderanno esatto. conto che sto facendo una semplificazione, comunque per ottimizzare il flusso magnetico, per una questione di ottimizzazione dell'efficienza dell'altoparlante e di sicurezza. Qui questo accorgimento, cioè questo anello in rame, è stato raddoppiato, cioè ve ne sono due, arrivando ad ottimizzare ulteriormente il comportamento in regime dinamico dell'altoparlante. Sì. Insomma, riportiamo nella descrizione del video anche il link a un documento tecnico Esatto. dell'Atom che spiega molto bene il concetto. Il materiale con cui è realizzato il cono è una carta, è paper, e con fibre corte orientate. Le possiamo vedere questo anello di rinforzo che c'è qui. Esatto, ed è trattato sulla parte frontale e che invece, ecco, sembra una sorta di, io ero stato ingannato, sembrava plastica, ma invece plastica non è. C'è stato anche uno studio in ottimizzazione per quanto attiene la sospensione, che ha un profilo particolare, non è il classico profilo semicircolare quanto a sezione, ma è un profilo leggermente differente. Adesso chiudiamo questa sezione della descrizione facendo vedere questo anello in gomma che viene messo dopo aver avvitato e che serve con questo disegno a rilievo poi a incastrare la griglia. Ok? Adesso, caro Giulio, io riavvito una sola vite live perché così poi possiamo far cadere il driver. No, e poi facciamo vedere, che dici, la base, che è questa. Sì, la quale base è fissata al diffusore attraverso dei perni passanti filettati, che sono questi, esatto, che vanno a impegnare dei distanziali metallici che sono questi. In alluminio, sono molto belli. Sì, molto belli. Quindi vi dovete immaginare che i distanziali vanno qua. E qui ci va il perno. Perfetto. E questo serve a fare la giusta distanza tra il bus reflex, che adesso andiamo a inquadrare perché devo girare tutto il diffusore, giusto? Sì. Eccolo qua, lo giro. Che per fortuna pesa relativamente poco.
Ecco qua. Dunque, qui vediamo il tubo di accordo è abbastanza lungo. Sì. La cosa interessante è che al termine del tubo di accordo c'è una sorta di dispositivo, lo state vedendo adesso nel disegno che mostriamo in sovraimpressione, che è una sorta di ulteriore elemento di raccordo che serve a far sì che il flusso di aria sia di tipo laminare. Questo perché il rischio dei diffusori a torre, e quindi con sviluppo prevalentemente verticale, secondo Atom, è dell'insorgenza di onde stazionarie nel senso verticale. Questo elemento che state vedendo nel disegno che stiamo mostrando serve esattamente a limitare questo fenomeno. Qua velocemente abbiamo il crossover, Esatto. che è solidale alla vaschetta dei contatti. Quindi 2 bobine in aria, 2 bobine con nucleo, questo è il condensatore di alta qualità, 3 bobine con nucleo, questo è il condensatore di alta qualità che sta sul Twitter, e queste sono le resistenze di attenuazione dell'attenuatore. Pilotate dall'attuatore Ok. dell'attenuatore. Quindi, eccellente costruzione, fatta molto bene, soprattutto si vede che tutte le scelte sono fatte per ottimizzare la qualità, senza dubbio. Vabbè, ma adesso andiamo all'ascolto e ci renderemo conto di quanto suonano bene. Ciao. Ciao. Io lascio la parola a te. Sì. Ecco, preferisco, perché sennò io sono tranchant, dico già quello che è. Dunque- Dobbiamo dire alla fine, così ci ascoltano per questi prossimi 10 minuti. Vai. Dunque, Qui, allora comincio col dire che noi questi diffusori li abbiamo voluti abbinare prevalentemente al Marantz Model 10, la cui prova è già uscita, la cui prova avete, qualcuno di voi suppongo, già visto. E chi non l'ha vista la deve vedere. La deve vedere. Perché? Perché è un amplificatore molto energico, un amplificatore di alta qualità, un amplificatore che a noi era piaciuto, ci aveva convinto, e quindi questi diffusori, quando sono arrivati, è stato abbastanza naturale abbinarli al di là della appartenenza ad una fascia economica, ad una categoria economica piuttosto differente, perché questi diffusori, lo ricordiamo, costano poco meno di 4.000 euro, quell'amplificatore ne costa 15.000. 15, quindi si suppone che quell'amplificatore dovrebbe essere accoppiato a diffusori molto più costosi. Tuttavia, quell'amplificatore è stato capace di svelare, di porre, diciamo, alla nostra attenzione quanto di buono questi diffusori sono in grado di dare. Sì. Ed è tantissimo. Però che cosa è successo? Che questi diffusori, in una sorta di, se vogliamo, reciproco, mutuo scambio, hanno svelato una caratteristica del carattere del Marantz che c'era inizialmente un po' sfuggita. Io il Marantz ne serbavo il ricordo di un amplificatore tendenzialmente un po' freddino, molto preciso, molto dinamico, molto potente, però poco partecipativo. L'accoppiata con le Atom ha svelato, come posso dire, un'anima pulsante del Marantz, dando luogo, e credo che tu me lo puoi confermare, ad un insieme che è, come direbbero gli anglosassoni, flesh and blood, che trasuda emozioni in ogni momento. Poi sì, è vero, c'è stato il passaggio al nuovo server che nei giorni in cui provavamo il Marantz era in fase di costruzione, l'ho finito, poi sono state fatte tutte le ottimizzazioni software del caso, quindi sicuramente anche lì c'è stata un'evoluzione, un miglioramento. Forse l'unica cosa che è rimasta ed resta sempre fisso, immutabile, è il nostro, la scala MK2. Però ecco, qui siamo arrivati a quei momenti in cui tu dici emozione pura. Perché vi ho raccontato tutta questa storiella? Perché? Perché quando le persone camera, ci chiedono su YouTube è meglio quello o meglio quell'altro? Questi diffusori vanno con A o vanno con B? Al di là del fatto che noi non abbiamo provato tutto, non abbiamo fatto tutte le permutazioni possibili, per cui
sarebbe molto sbagliato, secondo noi, dirvi questo se non lo abbiamo provato in prima persona. Che cosa possiamo dirvi? Sì, ma poi ci sono pure i gusti personali. Gusti personali, un ambiente che ci mette tanto, tantissimo. Quindi veramente diventa molto difficile dare dei giudizi tranchant e assoluti. In questo caso qui, ripeto, ecco, vi ho fatto un po' la storia di come è nato questo setup. Fortunata, perché come sapete qui dentro i prodotti entrano, escono, passano. Certo. C'è stata questa congiunzione astrale di questo incontro fortuito fra le Atom e il Marantz che è stato emozionante. Però io ho una sensazione. Vai. Mo stiamo provando le Atom, ci mancherebbe, ma il Marantz fa andare pure i sassi, secondo me. E queste sono delle casse che hanno un rapporto qualità-prezzo talmente stratosferico che sono riuscite a far esprimere al meglio un amplificatore che costa 3 volte quanto costano le casse. Quindi Sì. Io lo vedo, ecco, in questo senso questo sodalizio e questo matrimonio è riuscito così bene. Da una parte il Marantz, dall'altra parte la intrinseca qualità di queste casse, e mi ha veramente stupito la discesa in basso spaventosamente controllata. Adesso, qualche giorno fa sono stato al Parco della Musica a sentire un concerto, ho sentito credo che si chiami Gran Cassa, tamburo, quelle cose enormi, Timpani. Bravo, un timpano. E lì hai proprio la sensazione dello strumento dal vivo, come altrettanto ho sentito Bosso con la tromba che mi stava dietro, e ho avuto proprio la sensazione di quanto è violento un suono di tromba vicino, quanto è forte, violento, quasi fastidioso. Quasi sporco. Sporco, esatto. Sì. Ecco, io qui ho risentito un po' la caratteristica di quel suono, quindi la realtà del suono. Quando tu parli, ed hai ragione, di una maggiore morbidezza di tutto questo in questo particolare accoppiamento casse, il nuovo server, l'amplificatore, sì, però il Marantz con queste Atom, e le Atom sono in grado di restituirti anche la violenza, quasi il fastidio, l'impatto che ti dà uno strumento dal vivo. Assolutamente. Ecco, quindi non sono delle casse che te la mandano a raccontare, sono delle casse che sono in grado di interpretare perfettamente il messaggio sonoro. E ti dirò di più, che siccome la cassa, non lo so quanti follower lo sanno, ma adesso glielo diciamo, è l'elemento che distorce di più in assoluto in una catena, e soprattutto perché ha dei tempi morti, diciamola in questo modo, molto grandi, perché un altoparlante quando si muove prima che torna indietro ha un suo tempo di risposta, quindi tutta una serie di distorsioni che allontanano il comportamento dell'altoparlante da quella che è la realtà. In questo caso mi sembra che il gap tra la realtà e la riproduzione si sia molto molto assottigliato, soprattutto tenendo conto del fatto che costano meno di 4.000 euro. Meno di 4.000 euro, sì. No, veramente come rapporto qualità-prezzo è veramente sbalorditivo. E certo, stiamo parlando di un marchio veramente un po' di nicchia, non conosciutissimo, ma che veramente vi invitiamo ad andare ad ascoltare. Peraltro Audio Plus, che è il distributore, fa tante fiere, per cui è probabile che se le porti, e quindi magari in una di queste circostanze consigliamo di andarla a sentire. No, anche perché vorrei dire un'altra cosa, che ci sono casse da 4.000 euro molto più grandi di questa. A voglia. Quindi, cari amici followers e cari appassionati, non vi fate prendere la mano dalla grandezza, perché non è detto che una cassa molto grande sia per forza una cassa che vada meglio in basso, che sia ottimizzata meglio. Non è affatto detto, per cui io vi consiglio fortemente e sollecito particolarmente all'ascolto, perché l'ascolto di questa cassa, che è profonda 20 cm, e normalmente le casse da 4.000 euro sono profonde 30, sono più grandi, sono più alte, hanno magari tre woofer e non due, o magari hanno anche il midrange. Queste sono delle 2,5 vie relativamente semplici anche dal punto di vista estetico, ma
riservano sorprese veramente da lasciare a bocca aperta. Credo che sia venuto fuori quanto mi piacciono. Sì. No, perché poi un rocchettaro come me qua si è divertito. Questi sono stati dei diffusori che, sempre appunto, anche grazie all'accoppiata con l'amplificatore, mi hanno tenuto inchiodato qua dentro, io direi 5-6, un pomeriggio sano da dopo pranzo fino a ora di cena. Ecco. E non riuscivo ad andarmene, perché poi quando c'è questi momenti così di grazia, poi ti viene la curiosità: e come suonerà quella traccia che mi piace tanto con questo sistema, e come suonerà quell'altra, e come suonerà quell'altra, e non riesci più a staccarti. E sono i momenti, non dico rari, però insomma sono quei momenti in cui questo gioco ti ricordi che è un gioco bellissimo. Sì, fondamentalmente. esatto, e questo è uno di quei momenti. Poi certo, mettiamoci anche vicino un amplificatore da 4-5 mila euro, perché più o meno è quello. Io non credo che ci saranno molti appassionati che ne spendono 15 mila Il per Copland, l'amplificatore. Esatto. ma io l'ho fatto andare col Copland. Lo so. Sì, col Copland certo non hai quella granitica spinta che c'ha il Marantz, ma in termini di raffinatezza veramente era un equilibrio molto interessante. Con il Copland non mi è venuto in mente di andare a pescare il repertorio rock, pur non essendo io un gran rockettaro. Non mi è venuto in mente di andare a pescare il, diciamo, repertorio della grande orchestra sinfonica più richiedente, però in termini di raffinatezza, quartetti, il classico trio jazz, porca miseria, che bellissima prestazione. Sì, anche perché digeriscono una enorme quantità di watt senza scomporsi per nulla. Tra l'altro non credo che abbiamo citato finora il parametro dell'efficienza, 88, e quindi i 100 watt del Copland sono più che sufficienti. 88 dichiarati su 6 ohm. Sì. Va bene, complimenti a Thierry Comte e grazie ad Audio Plus High-End che ce le ha fatte provare. Aspetta, Audio Plus High-End ci deve far provare quelle più grosse a questo punto, perché se tanto mi dà tanto. Assolutamente, penso la serie che GT. La serie GT, della quale io sono, ripeto, innamorato del bookshelf, avendolo provato più e più volte, ma sono curioso di sentire anche quelle più grandi. Ok, allora subscribe, campanella. Oh, aspetta Giulio, Aspetta, sei frettoloso. Il sito. Allora ci stiamo spaccando la schiena, perché stiamo scrivendo degli articoli belli che hanno contenuti diversi, approfondimenti tecnici, approfondimenti di mercato, tutto quello che riusciamo le nostre anziane meningi riescono a produrre. Quindi per cortesia andateci a trovare anche sul sito, leggerete sicuramente tante cose interessanti, giusto? Assolutamente sì. Ciao. Ciao.